Bentornati a tutti! Oggi sono più carico del solito perché è giunto finalmente il momento di costruire il nuovo rack professionale completamente fatto in casa. Proprio così, come vi ho appena detto, è giunto il momento di andare a sostituire il mio bellissimo racchettino che finora ha fatto il suo dovere, ma mi spiace per lui. È arrivata l'ora di sostituirlo con uno un po' più in grazia, diciamo. Perciò prima di tutto andiamo a vedere il progettino di partenza. E quindi tiriamo via sta roba. Ed eccoci dentro al progetto. Ovviamente in Google SketchUp questa è la stanzina del rack e questo sarà il rack che io voglio andare a costruirmi, che è un po' insolito rispetto a un rack standard, perché non potendomi fissare a pavimento ma potendomi fissare a soffitto, dato che è un soffitto molto basso e molto robusto in cemento armato, ho optato per questa scelta e quindi questo sarà all'incirca il risultato finale. Possiamo metterci al lavoro. Inizio togliendo i ferri per realizzare la base portante. Tutto il rack sarà costituito da tubolari quadrati in ferro da 80 mm di lato per 3 di spessore. Ora viene il bello, perché io voglio riuscire ad allungare questa sbarra qui, dato che non è abbastanza lunga, aggiungendogli un pezzettino in più, ma non ho idea di come possa venire il risultato. Stiamo a vedere. Oh yes, non così male, perché ora andrò a lisciarlo per bene e poi vediamo. Una volta allungato posso tagliarlo a 126 cm, che sarà poi la larghezza totale del rack. Passo quindi a saldare assieme i 3 pezzi tagliati per assemblare la base. Ed ecco qui la base completata. Il prossimo passo è realizzare i fori da 25 mm nelle colonne, dove poi si infileranno i ganci di appoggio del bilanciere. Per l'esattezza faccio un foro ogni 7 cm per un totale di 14 fori. Definisco col mitico sbavatore e infine taglio le 2 colonne dell'altezza desiderata. Step successivo è ottenere le 2 piastre da 18 cm di lato che bloccheranno le colonne a soffitto, carteggiandole e forandole ai 4 angoli. Ed ecco qui anche le 2 piastre terminate, che andrò poi a saldare sopra ai pilastri portanti del rack. Una volta saldate le piastre posso carteggiare e pulire tutto per poi andare a verniciare, partendo da un fondo antiruggine seguito dalla base nero opaco e dalla finitura nero lucido.
Bam, salto temporale in cui ho verniciato la struttura di nero, ma nel frattempo ho anche dato qualche esame, quindi è passato un po' di tempo, ora non mi resta che montarla, ma per farlo devo prima smontare il vecchio rack. Forza! Una volta smontato inizio quindi a sistemare la base e a fissarla al muro. Passo alle colonne che fisso alla base tramite 2 squadrette e a soffitto con i soliti 4 tasselli dell'8. Tutto qua. Finito! Eccolo qua, il nuovissimo rack completato, direi alla perfezione, molto meglio di quello che mi aspettassi, se devo essere sincero, perché questo è il risultato. Quindi perfettamente stabile, tutto al suo posto. Facciamo vedere qualche dettaglio. E tutto funziona alla perfezione. Ganci Kingsbox della misura adatta, ed ecco come poter avere un rack professionale fatto in casa. Quindi che dire, non resta che andare a provarlo con un bel allenamentino di squat. No, è anche panca, a dire la verità. Oggi squat e panca fanno al caso nostro. Quindi se siete arrivati fino a qui e il video vi è sembrato interessante, provate a costruirvene uno anche voi, iscrivetevi al canale così non vi perdete nessuno dei prossimi progettini, dei prossimi allenamenti e robe varie. Lasciatemi un mi piace e commentate pure con qualsiasi dubbio o curiosità, o se doveste aver bisogno di qualche consiglio per potervi costruire anche voi il vostro rack. Perfetto, alla prossima!